Dovevo attivare il microfono. Ciao a tutti, come state? Spero bene. Spero bene. Perché oggi parliamo di un argomento molto utile, molto interessante, un po' impegnativo. Oggi parliamo del sì impersonale. Quindi siamo alla lezione 24 della videogrammatica, autopromozione. Oggi ripassiamo la teoria, ripassiamo un po' di regole, facciamo alcuni esercizi e se alle 6:30 siamo ancora freschi, parliamo anche di altre cose e facciamo un'attività divertente guardando un'intervista, un piccolo pezzo di una video intervista. Vediamo, quindi adesso iniziamo e poi ci aggiorniamo di nuovo alle 6:30 e vediamo come va, come stiamo. Allora, eccomi. Ci aiutiamo con la presentazione perché è utile avere le informazioni scritte sullo schermo. Allora. Leggiamo questa frase. A casa di Carla si mangia sempre bene. A casa di Carla si mangia sempre bene. Ho sottolineato il verbo di questa frase. Si mangia. Composto da due parole. La particella si e il verbo mangiare alla terza persona singolare. Questa è la struttura che chiamiamo sì impersonale. Impersonale perché? Perché nella frase non c'è un soggetto e quindi non stiamo parlando di una persona nello specifico. Stiamo dicendo un'informazione generale. Non lo so. Dove si trova questa Carla? Ci andiamo per cena. Tutti insieme. Effettivamente, se queste lezioni fossero in presenza, visto che iniziamo alle 6:30, alle 5:30 e a volte arriviamo anche alle 7 di sera, poi dopo potremmo andare a cena tutti insieme, nella realtà. Sarebbe divertente. La troviamo, Carla, la possiamo trovare. Quindi, perché questa struttura è chiamata sì impersonale? Perché non c'è un soggetto specifico. A casa di Carla si mangia sempre bene significa tutte le persone che mangiano a casa di Carla mangiano sempre bene.
Quindi è un'informazione generica, proprio perché è sempre vera. È un'informazione sempre vera e vera per tutti. Questa è l'idea che c'è dietro alla struttura del sì impersonale. Va bene? Quando usiamo questa forma impersonale, la usiamo quando non c'è un soggetto specifico nella situazione. La usiamo quando l'azione riguarda tutti e la possiamo usare anche per quelle frasi che parlano di lezioni di vita, tra virgolette. Per esempio, se dico si rischia di fare incidenti se si guida con poca attenzione, è, come dire, un avvertimento, no, è una, situazione possibile se si guida con poca attenzione. Quindi non c'è un soggetto, ma questa situazione può essere vera per tutti, per tutte le persone che guidano con poca attenzione. Si viaggia più comodi con poche valigie. È una opinione condivisa. Tutti pensiamo che questo sia vero. Con poche valigie si viaggia più comodi, perché non bisogna pensare a prendere le valigie, portare le valigie, pagare per le valigie, eccetera, eccetera. Quando dicevo che l'azione riguarda tutti in un determinato luogo, un esempio è la prima frase. In Italia si va a scuola da settembre a giugno. Questa è una informazione vera per tutte le persone che vanno a scuola in Italia. L'asilo, la scuola elementare, la scuola media e il liceo. A volte anche l'università. Comunque tutti i giovani, non tutte le persone, tutti i giovani che vanno a scuola in Italia vanno a scuola da settembre a giugno. Quindi in questo caso noi possiamo rendere la frase impersonale e possiamo dire in Italia si va a scuola da settembre a giugno, perché l'azione riguarda un grande numero di persone. Tutte le persone che vanno a scuola. Poi un'altra frase che è utile per capire l'uso del sì impersonale è la seconda frase. Quando fa molto caldo si dorme male. È
una cosa che succede, è una cosa che molte persone soffrono. Quando fa molto caldo, la maggior parte delle persone dorme male. Quindi è una cosa vera per la maggioranza delle persone. Quando fa molto caldo si dorme male. Quindi in queste frasi noi parliamo in generale, non parliamo di una persona nello specifico. Va bene? Quindi non c'è un soggetto specifico. Non sto dicendo Lucrezia dorme male quando fa molto caldo. Sto dicendo che in generale tutte le persone dormono male quando fa molto caldo e quindi si dorme male quando fa molto caldo. Va bene? Vediamo un esempio da parte di Barbara, che scrive: la domenica si va al mare. D'estate è un'abitudine di tantissime persone andare al mare la domenica. Quindi qui non c'è un soggetto specifico, ma si intende la maggioranza delle persone. Esatto. Poi per memorizzare ancora meglio, ho scritto su questa diapositiva 3 modi di dire, 3 espressioni idiomatiche che usiamo sempre e forse anche voi avete usato la prima, che contengono il sì impersonale. Perché così ripensate a questa espressione idiomatica, a questa espressione fissa, a questo modo di dire e vi ricordate il sì impersonale. La prima, sbagliando si impara. Sbagliando si impara. Che vuol dire? Vuol dire che se una persona sbaglia, quella persona impara dal proprio errore. In generale, quindi tutte le persone che sbagliano imparano dall'errore. Sbagliando si impara. Seconda, non si sa mai. Non si sa mai è un'espressione di dubbio quasi, no? Non si sa mai. Proviamo a farlo, non si sa mai. Forse otteniamo un buon risultato. Chi è che non sa? In generale. E poi la numero 3, si vive una volta sola. Questa è una frase che diciamo quando vogliamo fare qualcosa di insolito, qualcosa di pazzerello. Ah, lo faccio. Si vive una volta sola. Quindi queste frasi idiomatiche, no, non proprio idiomatiche, però questi modi di dire possono aiutarci a ricordare.
La mia frase preferita. La prima? Perché mi sbaglio spesso. Eh sì, è una cosa che dico spesso anche io. Anche io. Tutti alla fine. Ed è bello così. Anche quando fa molto caldo è impersonale, no? Torniamo alla diapositiva di prima. Quando fa molto caldo si dorme male. Sì, anche fa molto caldo è impersonale. Sì. Quando parliamo del tempo o del meteo è impersonale. Sì. Fa caldo, fa freddo. Sì, è impersonale. Poi devo dire che non sono d'accordo con la terza frase: "Si muore solo una volta, però si vive ogni giorno". Sei un filosofo. Sì, hai ragione. Però il modo di dire è così, quindi l'ho scritto così. Hai ragione, hai ragione. Allora, questo esempio, Margot, lo riprendo dopo. Perché in realtà in questa frase tu non hai usato il sì impersonale, ma hai usato il sì passivante. Zan zan. E quindi alle 6:30 capiamo come stiamo e se vogliamo andare avanti parliamo anche del sì passivante, va bene? Okay. Esercizio. Esercizio, così, subito. Esercizio 3, pagina 136. Esercizio 3 a pagina 137. Per chi ha il libro. Per chi non ha il libro, condivido lo schermo, un secondo. Un secondino. Intanto vediamo altri esempi. Non si deve parlare al conducente. Esatto. Questo è un esempio di sì impersonale. Quindi è un ordine ed è un ordine per tutti. Anche questo, in treno non si fuma. Anche questo è un ordine o una regola, questa è una regola. In treno non si fuma. È una regola per tutti. Esattamente. Allora, facciamo l'esercizio 3 a pagina 137. Anzi, però così non mi piace, come si vede. Non mi piace per niente. E allora farò una cosa diversa.
Ok, così sì. Allora facciamo l'esercizio 3. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sottolineare o comunque scegliere la forma corretta, quindi nella frase dobbiamo scegliere la forma impersonale oppure un verbo con un soggetto? Questo è l'esercizio. Vi do qualche minuto per farlo e poi lo correggiamo insieme. Ci siete? Allora io farei così. Metto sullo schermo questo documento. Così posso scrivere. Ecco, così è meglio. Allora, frase numero 1. Martina, soggetto della frase, quindi legge. Puntini, puntini. Martina legge sempre per addormentarsi. 2. Secondo le statistiche si legge di più quando si va in vacanza. 3. Mia madre, soggetto, non lavora. Mia madre oggi non lavora, ha preso il giorno libero. 4. Oggi non si lavora perché è festa. 5. Non si parla con la bocca piena. 6. Olivia, soggetto, parla sempre con la bocca piena.
7. Che si fa nel tempo libero nel tuo paese? 8. Che fa Fernando, soggetto della frase, nel suo tempo libero? Va bene? Quindi, quando la frase ha un soggetto specifico, come la numero 1, Martina, la numero 3, mia madre, la numero 6, Olivia, la numero 8, Fernando, allora lì si mette il verbo normalmente. Martina legge, mia madre non lavora, Olivia parla, Fernando fa. Nelle altre frasi, che cosa succede? Succede che non c'è un soggetto perché si parla di tante persone, si parla della gente, va bene? Quindi, frase numero 2, secondo le statistiche, le persone leggono di più quando vanno loro in vacanza, va bene? Però generalmente noi siamo molto più propensi a usare il sì impersonale. Si legge di più quando si va in vacanza. È più immediato, è più naturale. E stessa cosa per le altre frasi. Va bene? Domande? Se avete domande, fatele ora o mai più. Allora, domanda sulla frase numero 5. Se si usa l'imperativo si dice non parlare? Sì, esatto. In questo caso però se dico non parlare con la bocca piena è tu, cioè l'imperativo di seconda persona singolare negativo. Tu, non parlare con la bocca piena. Esatto, è un ordine, un imperativo. La frase 5 con il sì impersonale è una regola. Non si parla con la bocca piena. È una regola di educazione, di buon costume, che vale per tutti. Quindi tutti devono seguire questa festa. Scusa, ho letto il commento, ho detto festa. Tutti devono seguire questa regola. Si parla in maniera generale, esattamente. Quando si è a Roma si fa come i romani. Va bene così? Sì, va bene. Quando si è a Roma si fa come i romani. Va bene, sì. È una traduzione del detto in inglese, giusto? Poi, allora ecco, questa era la domanda che avevo letto prima. Perché si lavora se è festa? Cioè? Non si lavora perché è festa. Ah, qua ho scritto si lavora. Ma non è nella frase. Se leggi la frase 4, oggi non si lavora perché è festa. E io qui ho scritto solamente solo il verbo da scegliere. Bene.
Ho notato che usi il punto e virgola alla fine di ogni riga di una lista. C'è qualche regola su questo? Mi interesserebbe approfondirla. Sì, è la regola della punteggiatura. Possiamo fare una lezione sulla punteggiatura poi, più avanti magari. Sì, generalmente un elenco con i punti non può essere un punto fisso, un punto fermo, perché la lista continua, però si cambia argomento in maniera più forte rispetto ad una virgola e quindi si mette il punto e virgola. Va bene, andiamo avanti. Torniamo alla nostra presentazione e parliamo dell'impersonale quando dobbiamo usare degli aggettivi. Leggiamo questi esempi. Quando si è stanchi è più facile sbagliare. Quando si beve si diventa brilli. Quando si è innamorati non si ragiona più. Visto che il sì è impersonale, quindi queste frasi sono impersonali, non c'è un soggetto, parlano a tutti, l'aggettivo deve essere al maschile plurale, perché in questo caso il maschile plurale equivale alla forma impersonale. Tutti, è come dire tutti. Tutti è impersonale, non è né maschile né femminile, è impersonale. Questo è il motivo per cui usiamo gli aggettivi al maschile plurale. In grammatica si chiama maschile non marcato, che vuol dire nella forma è un maschile plurale, ma nel significato perde il genere. Ok? Sì, brilli è un aggettivo che secondo me è divertente. A me fa ridere la parola, l'aggettivo brillo, brilla, brilli, brille, significa esattamente tipsy, sì. È molto utile da sapere questa parola. Va bene? La stessa cosa vale anche per i nomi. Quando si è genitori, per i nomi che si riferiscono a tutto il gruppo di quella categoria. Quindi quando si è genitori si ha meno tempo. Quando si diventa amici c'è più confidenza. Quando si è giornalisti bisogna essere imparziali, eccetera, eccetera. Va bene? Abbiamo un altro esercizio proprio su questo. Per chi ha il libro è l'esercizio 4 a pagina 137. Per chi non ha il libro adesso carico l'immagine. Eccola. Cosa dobbiamo fare in questo esercizio?
Dobbiamo riscrivere le frasi con la forma impersonale, con il sì impersonale e la forma corretta dell'aggettivo. Va bene? Anche qui ci prendiamo qualche minuto. Allora, lo facciamo insieme, dai. Allora, la frase numero 1 è già fatta, quindi quando uno è innamorato pensa sempre alla persona amata. Con il sì impersonale la frase diventa: quando si è innamorati si pensa sempre alla persona amata. Frase numero 2 da trasformare: quando uno è stanco diventa irritabile. Come trasformiamo questa frase con il sì impersonale? Quando si è stanchi si diventa irritabili. Frase numero 3. Quando uno è felice sorride sempre. Questa frase diventa: quando si è felici si sorride sempre. Frase numero 4. Quando uno è giovane è senza pensieri. Diventa: quando si è giovani si è senza pensieri. Frase numero 5. Quando uno invecchia diventa più saggio. Diventa: quando si invecchia si diventa più saggi. Frase numero 6. Quando uno è curioso impara con facilità. E diventa: quando si è curiosi si impara con facilità.
E infine numero 7, quando uno è rilassato è più creativo. La frase diventa: quando si è rilassati si è più creativi. Quando si è rilassati si è più creativi. Va bene? Ciao, in inglese non usiamo un pronome, forse diciamo one invece del sì impersonale. Sì, allora, il sì non è un pronome in questo caso, è una particella. Non è un pronome perché non sostituisce niente. Il corrispettivo in inglese sì è proprio one. La forma, oppure anche in realtà la forma impersonale sempre con il tu, you, eccetera. Però sì, letteralmente la traduzione è con one. Poi, allora, frase 7. Quando si rilassa è anche possibile. In realtà no, non è possibile perché non c'è il verbo rilassarsi, che è riflessivo e che ha una forma impersonale diversa, che adesso stiamo per vedere. Perché se dici quando si rilassa c'è un soggetto, chi? Quando si rilassa chi? Non c'è il verbo nella frase 7, non c'è il verbo rilassarsi, c'è l'aggettivo rilassato, che è diverso. Bene, possiamo andare avanti allora. Per parlare esattamente della forma impersonale dei verbi riflessivi. Attenzione, mi raccomando, attenzione. Leggiamo questa frase. A volte ci si annoia, altre volte ci si diverte. A volte ci si annoia, altre volte ci si diverte. Nella prima parte della frase c'è il verbo annoiarsi, nella seconda parte della frase c'è il verbo divertirsi. Annoiarsi e divertirsi sono verbi riflessivi. Che cosa succede quando formiamo il sì impersonale di un verbo riflessivo? Succede che ci sono troppi sì. Perché? Perché noi sappiamo che il sì impersonale di un verbo è formato dalla particella sì più il verbo alla terza persona singolare. Ma per un verbo riflessivo, la terza persona singolare contiene già
sì, perché è il pronome riflessivo. E quindi abbiamo sì si annoia, sì si diverte. Ci siete? Non è possibile dire sì si annoia, sì si diverte, perché è cacofonico. Suona male, c'è una ripetizione che non funziona. E quindi che cosa facciamo? Il sì, la particella sì della forma impersonale diventa C. Il risultato è ci si annoia, ci si diverte. Va bene? Questo è il motivo per cui a volte vedete ci all'interno del sì impersonale, della struttura impersonale. Va bene? Quindi togliamo in questo caso solo con i verbi riflessivi il primo sì perché è ridondante. È ridondante. Anche se è ridondante, però, dobbiamo mettere qualcosa. Dobbiamo mettere C. Perché altrimenti, se diciamo solo si annoia, si diverte, è semplicemente la coniugazione al presente e quindi sento che c'è un soggetto. E invece qui stiamo parlando della forma impersonale. Va bene? Adesso facciamo subitissimamente, l'esercizio 8 a pagina 138 per chi ha il libro. Per chi non ha il libro metto l'esercizio sullo schermo. Eccolo qui. Vediamo un esempio. Possiamo dire prima di mangiare ci si lava le mani. Ci si lava è la coniugazione, esatto, alla forma impersonale. Benissimo. Allora, vediamo l'esercizio 8. In questo esercizio dobbiamo completare le frasi con la forma impersonale dei verbi riflessivi che leggete tra parentesi.
Allora, facciamolo insieme. Frase numero 1. Quando si è in ritardo ci si prepara in fretta. Poi numero 2. Quando si viaggia leggeri ci si gode di più il viaggio. 3. Quando un film è lento ci si annoia a guardarlo. 4. Quando ci si allena bene, si sta meglio. 5. Ci si sente liberi quando si finisce di lavorare. 6. Quando ci si innamora non si capisce più niente. Va bene? Quindi ricordatevi che quando usate un verbo riflessivo alla forma impersonale dovete aggiungere ci. E adesso sapete perché. Va bene? Allora, benissimo. Andiamo avanti perché? Perché secondo me possiamo parlare anche del sì passivante. Allora, guardate queste frasi, sono le frasi di prima. Sono le frasi dell'inizio della lezione, con il sì impersonale. In Italia si va a scuola da settembre a giugno, quando fa molto caldo si dorme male, si viaggia più comodi con poche valigie, si rischia di fare incidenti se si guida con poca attenzione. L'uso del pronome sì è più educato? No, non è una questione di educato o maleducato, è proprio una struttura di frase per comunicare delle frasi, delle informazioni che non hanno un soggetto. Non è una questione di educato o maleducato, formale o informale. È che usiamo queste frasi quando non c'è un soggetto che compie l'azione. Esatto, c'è no, neanche in realtà un soggetto generale, però non nella frase, ma nella situazione. Allora, che cosa notate in queste frasi? Io ho sottolineato delle parole in queste frasi. Si va a scuola, quindi si va dove? A scuola. Si dorme male. Si dorme come? Male. Si viaggia come? Più comodi. Si rischia di fare. Si guida con poca attenzione. Notate che in queste frasi non c'è il soggetto, esatto, non c'è il soggetto, ma non c'è neanche un oggetto diretto. Non c'è un oggetto diretto nella frase, perché ci sono tutti complementi
di luogo oppure avverbi di modo. Quindi qui le domande sono sempre dove, come, con che cosa. E queste sono frasi impersonali pure, se vogliamo dire così. Questi sono proprio esempi perfetti del sì impersonale, quindi con verbi intransitivi. Va bene? Ovviamente il sì impersonale si può anche costruire con un verbo transitivo, ma poi ci deve essere un avverbio di modo, quindi come avviene quell'azione. Quindi, ecco, in queste frasi non c'è l'oggetto diretto. Perché è importante? È importante perché quando c'è l'oggetto diretto e il verbo si accorda al nome singolare o plurale, non è più sì impersonale, diventa sì passivante, cioè una sorta di frase passiva, di forma passiva. Vediamo degli esempi. Leggiamo questa frase. È facile fare incidenti se si usa il cellulare quando si guida. Quindi si usa è sì passivante perché posso chiedere che cosa? Il cellulare. Ed è sì passivante perché posso trasformare la frase e dire se il cellulare è usato. Invece si guida è proprio un esempio di sì impersonale, perché non c'è bisogno di aggiungere niente. È facile fare incidenti se si usa il cellulare quando si guida. Barbara fa un esempio molto buono di sì passivante. In questo ristorante si mangia che cosa? Una pizza buonissima. Quindi questo sembra sì impersonale, ma in realtà è un sì passivante perché c'è un oggetto diretto del verbo. In questo ristorante si mangia che cosa? Una pizza buonissima. Per fare la prova e vedere se è sì passivante, possiamo dire in questo ristorante una pizza buonissima viene mangiata o è mangiata. Un altro esempio di sì passivante è questo qui. Quando si usa che cosa? Il libro. Si impara meglio. Quindi vedete, in questa frase che ha scritto Lea ci sono il sì passivante e il sì impersonale. Perché si usa il libro è sì passivante. Si impara meglio, quindi come,
con un avverbio si impara meglio è il sì impersonale. E quindi vorrei adesso ritrovare il commento di Margot, il commento di prima. Che avevo detto parliamo dopo di questo. Ci sono quasi, sono fiduciosa. Lo ritroverò. Non lo trovo. Non lo trovo. Eppure era qui. Va bene, comunque, se poi rivedrete questa lezione e leggerete quel commento, quello è un esempio di sì passivante. Vediamo un altro esempio. E qui ho scritto 2 frasi diverse. A casa di Carla si mangia bene. A casa di Carla si mangiano i ravioli. Quindi osservate la differenza. Nel primo esempio, con il sì impersonale, io sto dicendo come si mangia a casa di Carla. Come? Bene. E il verbo è solo terza persona singolare. Nel secondo esempio, con il sì passivante, sto dicendo che cosa le persone mangiano a casa di Carla. E il verbo è al plurale, perché i ravioli è plurale. Vedete la differenza? Ah, grazie Margot, hai riscritto il commento, grazie. Si vieta l'uso del cellulare quando si guidano le macchine. In questa frase ci sono 2 esempi di sì passivante. Si vieta che cosa? L'uso del cellulare. Si guidano che cosa? Le macchine. E qui il verbo è anche al plurale. Una cosa che dovete ricordare è che per il sì impersonale il verbo è sempre e solo al singolare. Quindi già questo deve dirvi, se leggete un verbo al plurale, allora è sicuramente sì passivante. Va bene? Allora, è l'oggetto i ravioli. Nell'esempio, a casa di Carla si mangiano che cosa? I ravioli? I ravioli è l'oggetto diretto, sì.
perché è come dire possiamo ribaltare la frase e possiamo dire: "A casa di Carla i ravioli vengono mangiati o sono mangiati". Quindi è proprio un sì passivante. In questo caso i ravioli è l'oggetto diretto. Si seguono le partite di calcio ovunque. Esatto, questo è un esempio di sì passivante, perché possiamo ribaltare la frase e dire: "Le partite di calcio sono seguite ovunque". E questo è un argomento che vedremo anche più avanti quando studiamo la frase passiva. Però intanto questa è una piccola anteprima. Bene, adesso vorrei, come ultima attività di oggi, vorrei vedere insieme a voi una piccolissima parte di una video intervista in cui la persona intervistata parla e usa il sì impersonale, il sì passivante e un verbo riflessivo. La fortuna di trovare un'intervista perfetta per la lezione di oggi. Quindi spero che funzioni. Allora, questo video potete trovarlo su YouTube, vi lascio il link nella descrizione del video se volete vederlo e ve lo lascio anche nella chat, così se volete potete vederlo in autonomia. E a noi interessa la signora che parla. Allora, un secondo. Facciamo così. La mia preoccupazione, ecco, è che si senta l'audio. Allora, di che cosa parla questo video? Parla di veri e propri muri di neve che si sono formati nelle zone ad alta quota dell'Etna. Ed è la conseguenza del lavoro eseguito dagli operatori specializzati per aprire una strada nel manto nevoso per garantire il passaggio dei mezzi. Quindi siamo sul monte Etna, che è un vulcano, e ci sono questi muri di neve. Vedete questi muri di neve e c'è proprio una strada tra questi muri di neve. Ah, eccola la signora che parla e a noi interessa molto. Allora ascoltiamo che cosa dice e poi leggiamo che cosa dice, quindi ho anche la trascrizione di quello che la signora dice. E spero che
l'audio funzioni. Fatemi sapere se si sente. Sicuramente è un paesaggio. Sicuramente è un paesaggio inusuale per il periodo e quindi l'emozione è forte anche per quello. E poi arrivare dove si vede il fumo che esce, il vapore che esce, si percepisce camminando su in cima che è una montagna viva, viva sempre 24 ore su 24, che si trasforma di continuo, non è mai uguale, e quindi questa è una grande emozione rispetto ai trekking su montagne dolomitiche. Ok, allora l'audio si sente, perfetto. Avete sentito il sì impersonale, il sì passivante e una forma di verbo riflessivo? La signora parla in modo molto naturale, non parla molto chiaramente, è un po' difficile questo ascolto, però comunque. Allora, se volete possiamo leggere la anzi no, ascoltiamolo di nuovo, dai. Esatto, ascoltiamolo ancora una volta. Scusate, devo ritrovare il punto, era qui mi sembra, sì. Sicuramente è un paesaggio inusuale per il periodo e quindi l'emozione è forte anche per quello. E poi arrivare dove si vede il fumo che esce, il vapore che esce, si percepisce camminando su in cima che è una montagna viva, viva sempre 24 ore su 24, che si trasforma di continuo, non è mai uguale, e quindi questa è una grande emozione rispetto ai trekking su montagne dolomitiche. Allora, che cosa dice la signora? Che cosa ha detto? Sicuramente è un paesaggio inusuale per il periodo e quindi l'emozione è forte anche per quello. E poi arrivare dove si vede il fumo che esce, il vapore che esce, si percepisce camminando su in cima che è una montagna viva, viva sempre, 24 ore su 24, che si trasforma di continuo, non è mai uguale e quindi questa è una grande emozione rispetto ai trekking su montagne dolomitiche. Margot aveva catturato con l'orecchio le 3 forme. Si vede, si percepisce, si trasforma. E sono 3 forme diverse. Perché? Perché quando la signora dice e poi arrivare dove si vede il fumo, quindi si vede che cosa? Il fumo che esce, quindi questo è un esempio di sì passivante. Quando la signora dice si percepisce che è una montagna viva, si percepisce è il sì impersonale. È un esempio di sì impersonale perché si percepisce che, quindi il verbo ha pieno significato senza oggetto, senza niente.
E poi si trasforma è semplicemente il verbo riflessivo trasformarsi con il soggetto montagna viva. Quindi è una montagna viva che si trasforma di continuo. Va bene? Ascoltiamo un'altra volta. Il terzo doveva dire ci si trasforma? No, 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 no. È solo un esempio di verbo riflessivo. C'è il soggetto. Il soggetto è una montagna viva. Una montagna viva che si trasforma. È tutto corretto. L'esercizio è solo di riconoscimento delle forme che abbiamo studiato oggi. Ascoltiamo un'altra volta con la consapevolezza di sapere che cosa dice un po' di più. Allora, pronti? Sicuramente è un paesaggio inusuale per il periodo e quindi l'emozione è forte anche per quello. E poi arrivare Va bene? Avete il link di questo video, quindi potete ascoltarlo di nuovo. Ma si trasforma non è sì impersonale, vero? Vero, non è sì impersonale. Si trasforma è semplicemente il presente indicativo di trasformarsi e la frase è una montagna viva che si trasforma di continuo. Quindi il soggetto è una montagna viva, si trasforma. Bene. Non si sente niente? Ups. Cavolo, come non si sente niente? Allora, provate a usare il link che ho scritto nella chat, così. Ok. Adesso sì, ok, bene. Perfetto.
Allora, io ho finito per oggi. Non ho più materiale per la lezione di oggi. Quindi ne approfitto per ringraziare tutti i super adesivi che avete inviato. Il vostro supporto, il vostro sostegno è molto importante per me, quindi vi ringrazio tantissimo. Sai spiegare gli argomenti grammaticali più difficili da capire in un modo molto facile e coinvolgente. Brava e grazie. Grazie a te che ascolti le mie lezioni. Non è scontato, quindi grazie, grazie mille per questo complimento. Grazie. Grazie Maria, grazie Inglese in Francia, grazie Gabe, grazie Laura, grazie. Qual è il tuo nome? Zut? Carino sarebbe. Grazie mille Irene e grazie mille Margot. Allora, grazie mille per essere stati qui con me oggi. Oggi abbiamo fatto 1 ora e mezza di lezione, ma va bene, va bene. Questa diretta rimane sul canale come video classico, quindi se volete ripassare, riascoltare e rivedere la lezione, la trovate sul canale nella sezione delle dirette, che so che non è sempre facile trovare le cose sul canale, però se andate appunto sulla pagina principale del mio canale, qui nella sezione che si chiama Live, trovate sia le lezioni programmate per il futuro, sia le lezioni passate. Sono tutte qui. Guardate quante ne abbiamo fatte! Beh sì, oggi è la lezione 24, quindi 24. Ottimo. Allora vi auguro un buonissimo fine settimana, un buon proseguimento e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie e un grande bacio a tutti. A presto. Ciao. Ciao ciao.